E quello che ci accoglie è un cippo confinario, ovviamente, terre di confine. Il Museo delle Terre di Confine è una realtà che va a documentare quello che è il sonnilese. Su che cosa si basa il suo modo di vedere il mondo, il suo modo di pensare? È direttamente collegato alla storia, alla sua storia, che è una storia molto particolare. È una storia che si è andata a intrecciare con un evento politico, l'essere terra di confine, di un confine che viene istituito nel 1346 ed è un confine che finisce il 2 ottobre del 1870, ma ha lasciato un'impronta profonda nella mentalità, nella formazione dell'essere sonninese. Questo museo va a documentare questa particolarità. A un certo punto mi donò questo filmato raccontandomi la storia che io poi sono andato successivamente ad approfondire, una storia legata ai fondatori del cinema. Cioè io, studiando questo territorio, mi sono sempre chiesto come mai questo territorio va ad ospitare personaggi della cultura a livello europeo, a livello mondiale così importante. Che cosa li attirava? Che cosa aveva, diciamo, di particolare per poter essere significativo? Il filmato del 1904, Le paludi pontine, che fu in realtà girato per la Helios Film di Velletri, è un documento incredibile perché è girato davvero benissimo, cioè si vede che chi gira è un maestro e noi diciamo certo che è un maestro, è l'inventore del cinema, non poteva essere che lui. Per noi è difficile nel nostro immaginario oggi immaginare com'erano le paludi, come si poteva vivere, perché noi viviamo lo stesso territorio, ma un territorio bonificato, profondamente trasformato dalla presenza dell'uomo. Sapendo, diciamo, dei miei studi su Sonnino, mi donò copia di questo filmato, il cui originale sta a Londra e gli inglesi lo hanno restaurato, devo dire anche molto bene, perché le immagini sono molto chiare, sono molto ben visibili. Ma i fratelli Lumière sono semplicemente gli ultimi in ordine di tempo che hanno studiato questo territorio. Edward Lear, questo grande disegnatore e pittore inglese, addirittura il maestro di disegno della regina Vittoria, bene, ci ha lasciato un documento bellissimo, una stampa di Sonnino del 1846 che è veramente un capolavoro da tutti i punti di vista. Che cosa attirava queste persone a Sonnino? Certamente c'erano degli elementi che attiravano, la tipicità dei luoghi, soprattutto la fama dei personaggi. E uno dei personaggi che aveva una fama per le sue imprese è questo signore qui con la barba, Antonio Gasparrone, che è nato tra l'altro a pochi metri da questo museo ed è un personaggio che nella cultura romantica ottocentesca occupa uno spazio davvero molto importante. Non è un caso che molti scrittori lo descrivono e non è un caso che la sua lunga prigionia fu allietata da queste visite
di intellettuali europei che erano affascinati dalla sua figura, dal mito del brigante. All'interno di quello che è il programma della rassegna della DMO, che poi è la rassegna proprio il nome della DMO, quindi dai monti dei Pini al mare, un Natale tra arte, tradizioni e territorio. Ci sono, diciamo, dei blocchi di contenuti, delle mini rassegne nella rassegna, come in questo caso a Sonnino, cultura e cultura. E quindi oggi, in questo atto conclusivo della mini rassegna cultura e cultura, abbiamo rappresentato in musica e parole la vera storia del Big Up Antonio Gasparroni, uno spettacolo che vede come voce narrante l'attore Vittorio Continelli, al piano Massimo Gentile e Giosuè Manuri alla batteria. Antonio Gasparroni, e non Gasperoni perché sono già stato ripreso dal signore una volta. Antonio Gasparrone, successivamente detto soltanto Gasparrone, nacque il 12 dicembre 1793 a Sonnino, diocesi di Terracina, delegazione apostolica di Frosinone, nello Stato Pontificio. Nel 1793 suo padre, soprannominato il Forte, si chiamava Giuseppe, sua madre Maria, nomi illustrissimi e santi. Suo primo mestiere fu quello del padre, Mandriano, custode e tutore delle vacche di sua proprietà. Questa era la vita dedicata al ragazzo, per cui i genitori avevano scelto questo nome delicato, Antonio, Antos, che in greco significa fiore. Una vita normale, tranquilla, fatta di cose normali, senza troppi grilli per la testa. Ma poi si sa che le cose nella vita succedono, no? E certe volte succedono a tradimento. Di questi sono quegli eventi molto particolari che il nostro territorio dovrebbe riproporre molto più spesso. La conoscenza del nostro territorio, della storia, della cultura, delle tradizioni sono quel volano importante che danno ai piccoli comuni che si affacciano su questo territorio meraviglioso che è la pianura pontina, che sono i nostri mari e anche, perché no, i nostri fiumi che ci attraversano, qualcosa di particolare. Ce le abbiamo, è un panorama intrigante, bellissimo, che nasconde una storia meravigliosa che va raccontata a tutti, ai giovani, ma anche a coloro che vogliono visitare questi piccoli paesi incastonati nelle nostre montagne. La scoperta di questo bellissimo museo è una piccola perla che va visitata e va promossa. Quindi questo è il nostro lavoro, il lavoro della DMO da Monti dei Pini al Mare, che oggi consocia 6 soggetti pubblici e 14 privati, è un aggregato appunto di realtà differenti che si aggregano per promuovere tutti insieme una grande destinazione turistica che abbiamo chiamato appunto dai Monti dei Pini al Mare. Devono stare con regionalità. La risposta è sorprendente perché